Ciao ragazzi, io sono Riccardo, bentornati nel mio canale YouTube. Dopo poco più di 2 anni ci ritroviamo nella stessa postazione di quando ho fatto il video per il montaggio del piano di induzione. Un video che ha riscosso tantissimo successo, ha raggiunto già 200.000 visualizzazioni. Tante persone lo avete gradito perché effettivamente è stato di aiuto per un'installazione che alla fine è semplice, però per chi si approccia può sembrare difficile. Oggi ripeterò lo stesso tipo di operazione, ma in questo caso non si tratta di un piano di induzione, ma di un forno. Anche questa procedura è relativamente semplice, bisogna conoscere alcuni dettagli ovviamente per poter fare il montaggio nel modo corretto. E questa installazione, in questo caso specifico, riguarda la sostituzione di un forno non più funzionante con un forno nuovo. Quindi nel caso in cui abbiate una cucina che non è predisposta per il montaggio di un forno, dovreste farvi prima preparare da chi vi ha fatto la cucina per avere la possibilità di poterlo incassare. Dopodiché potete procedere come vedrete adesso in questo video. Allora, questo forno era presente già nel video di quando ho montato il piano di induzione, non si vedeva perché l'ho dovuto rimuovere ovviamente per mettere il piano di induzione, ma non funziona. Tant'è che alla mia destra c'è un piccolo fornetto che in questo periodo mi ha aiutato a poter fare le mie pietanze al forno, e oggi finalmente è arrivato il momento di installare questo nuovo forno del marchio AMZ Chef. E a fine video vi farò vedere tutte le caratteristiche che lo riguardano, il menu, insomma guarderemo pure da vicino l'articolo, ma ora concentriamoci sul montaggio. Ciò di cui avrete bisogno per poter installare il forno sarà semplicemente o un cacciavite manuale o un avvitatore, perché il forno va avvitato sui pannelli, e un consiglio che ci tengo a darvi è quello di fornirvi eventualmente di diverse misure di viti, perché se state sostituendo il forno e nel forno precedente le viti erano grandi e quelle che vi vengono date in dotazione sono più piccole, potrebbero non fare presa. Quindi fornitevi prima di diverse misure di viti in modo da essere sicuri che riusciate a fissarlo per bene. Quindi un avvitatore, delle forbici che vi serviranno a lavorare, a spellare cavi, che vanno collegati ad una spina, perché il forno arriverà con il cavo elettrico ma senza spina all'estremità. Vi consiglio di utilizzare ovviamente una spina capace di poter sopportare il carico che richiede un forno. Questa è una spina da 16 A, quindi comprate una buona spina di una buona marca in modo che non abbiate problemi. Evitate prolunghe, evitate ciabatte, ma utilizzate direttamente la presa a muro, possibilmente sciuco. Vi lascerò il link nel primo commento della descrizione del prodotto, degli avvitatori, dei cacciaviti, della pinza per spellare, insomma tutto ciò che può servirvi. Adesso iniziamo davvero. E allora non sto a farvi ovviamente un tutorial su come si monta una spina, pure perché ogni spina è differente per forma, dimensione, eccetera. L'unica cosa a cui dovete stare attenti è che il cavo giallo e verde sia posizionato al centro. Poi per quanto riguarda il cavo blu e il cavo marrone potete posizionarli indifferentemente in alto o in basso, questo non va ad influire. Allora, prima di iniziare la procedura di smontaggio, una cosa che sembra banale però possibilmente non ci riflettete e poi vi trovate in difficoltà: staccate prima l'alimentazione elettrica, perché altrimenti vi trovereste con il forno in mano, la spina attaccata e non avete modo di staccarlo. Quindi prima la staccate, dopodiché potete sfilarlo. Allora si apre il forno, ovviamente deve essere vuoto perché poi va sfilato. Se all'interno ci sono teglie o ripiani, questo potrebbe darvi difficoltà. Allora io utilizzo un avvitatore, potete utilizzare anche un cacciavite manuale. Essendoci lo sportello aperto, se io togliessi la mano potrebbe ribaltarsi in avanti. Non cadrebbe perché sulla parte alta comunque viene bloccato, però fate attenzione a questo accorgimento. Sollevate un pochettino lo sportello, dopodiché rimuovete la vite. A questo punto dalla parte interna inserite la mano e tirate verso fuori il forno. Ok, potete richiudere lo sportello. Questa è una cosa pure fondamentale, altrimenti vi mangerebbe il peso del forno verso di voi. Ok, come prima cosa dobbiamo occuparci ovviamente del cavo elettrico, perché è la prima cosa che andrà messa all'interno dell'incasso. Solitamente l'alimentazione elettrica si collega direttamente nella parte posteriore, quindi se nel vostro caso è in questo modo lo collegate direttamente, altrimenti se avete altri sistemi, delle prolunghe specifiche in grado di poterlo alimentare, poi lo collegherete dopo. A questo punto, prima di aprire lo sportello,
fornitevi di una vite. A destra e a sinistra ci saranno i fori per poterla avvitare nel pannello. I fori presenti su questo forno combaciano con i fori che erano presenti nel forno precedente, quindi c'è il rischio che la vite non faccia presa. Facciamo la prova. Ok, non è necessario stringere con forza, tanto il forno non può scivolare. L'importante è che aprendo lo sportello il forno non si ribalti verso di voi. E il forno è già montato. Adesso lo collego all'alimentazione elettrica, lo accendo, lo guardiamo un pochettino da vicino e vi faccio vedere pure qualche pietanza. Ovviamente nel caso di un forno nuovo all'interno ci saranno nastri adesivi, cartoni come in questo caso, quindi rimuovete tutto prima di fare eventuali prove. Ok, mi sono assicurato che adesso il forno è libero, quindi proviamo mettendo le teglie ad accenderlo. Per adesso vuoto, ma più tardi faremo qualche pietanza. Quindi forno acceso, come vedete è posizionato sotto al piano ad induzione del video precedente. In questo caso non c'è nessun problema, i due elettrodomestici possono stare tranquillamente in questa disposizione. Molte persone quando ho fatto il video sul montaggio di questo piano di induzione mi hanno chiesto se era possibile utilizzarlo sopra di un forno. Sì, si può fare senza nessun problema. E allora ragazzi, è passato almeno un mese da quando ho fatto le registrazioni che avete visto finora. Adesso voglio darvi alcuni consigli importanti per quanto riguarda l'installazione del forno, perché non abbiamo finito. Una delle cose da tenere in considerazione ovviamente sono le misure che avete a disposizione, perché le misure dei forni sono standard, però possono variare, si suddividono in 2 o 3 misure disponibili, quindi verificate che la misura che avete a disposizione corrisponda al forno che dovete ordinare. Un'altra caratteristica davvero importantissima che è presente su questo forno, per esempio, è la sicura per i bambini, perché questo forno è messo in basso e un bambino può tranquillamente andare ad agire sui comandi e quindi avviarlo. Se si tratta di un forno posizionato in alto, allora possiamo stare più tranquilli, ma se il forno è posizionato in basso, ovviamente è a portata dei bambini e quindi è meglio assicurarsi che sia dotato di questo tipo di sicurezza. E una volta montato, prima di utilizzarlo, mi raccomando di avviarlo per circa mezz'oretta con il forno ad alta temperatura, perché il forno quando è nuovo ovviamente produce degli odori che non sono proprio gradevoli, quindi se dovete utilizzarlo per cuocere le vostre pietanze, una volta avviato, se il forno è nuovo, anche la pietanza avrà quell'odore fastidioso. E non vi preoccupate, se lo avviate e sentite un odore di plastica bruciata o di vernice bruciata, è del tutto normale. Quindi con il forno nuovo basta semplicemente accenderlo, avviarlo selezionando la temperatura, dopodiché si può utilizzare tranquillamente. Adesso a che ci siamo vi faccio vedere anche questo forno, in modo che se vi piace potete anche acquistarlo, insomma vedere le caratteristiche sul sito internet eccetera. Cambiamo inquadratura e guardiamolo, vi faccio vedere pure un paio di pietanze che ho realizzato. Adesso fatemi preparare qualcosa perché ho fame. Found a picture we took many years ago. When I said to you we would never grow old. Messages I've saved that I never send, cause I don't know you, but I used to back then. I remember that I was drunk out my mind when we kissed for the first time. In the back of your car we passed out counting stars. Promised all these years we'd pack our things and disappear. I never thought I would see you here after all this time. Found yourself a way out of this small town. Got a place at school you didn't hang around. Every day you're far away, these streets don't feel the same. Everywhere is painted with your name. I remember that I was drunk out my mind when we kissed for the first time. Ovviamente vi lascerò il link sia di questo forno
che del piano Bosch che vi ho già recensito, perché sono due elettrodomestici con i quali mi sto trovando davvero benissimo. Allora, questo forno è della AMZ Chef. Questo è il pannello di controllo nel quale possiamo agire con dei comandi. Per esempio possiamo variare la temperatura, scegliere tra diversi menu, perché ha dei menu preimpostati che ci permettono appunto di impostare temperatura e durata di cottura. Premendo il tasto funzione infatti si attiva nel pannello la prima funzione disponibile e come vedete ogni volta che premo il tasto funzione varia da F a P e ci dà la possibilità di variare con le freccette in alto e in basso. Possiamo cambiare il tipo di programma oppure tramite il tasto F variare e andare a agire su altre funzioni. Varieranno come vedete tempo di cottura e temperatura, ma è possibile anche agire tramite i comandi di temperatura e di durata se vogliamo variare questi parametri. Ovviamente è possibile accendere e spegnere l'illuminazione semplicemente premendo il tastino ed è possibile anche attivare un timer per decidere i tempi di cottura. Questo ad esempio è il tastino che ci permette di mettere in sicurezza il dispositivo. Una volta premuto abbiamo la possibilità di bloccarlo ed impedire che eventualmente i bambini possano andare a toccare e modificare. Infatti come vedete adesso non funziona. Per poterlo sbloccare basta mantenerlo premuto in modo da disattivare questa funzione e quindi poter agire sui comandi. Il forno lo abbiamo utilizzato tantissimo in questi giorni, praticamente quasi un mese di utilizzo, abbiamo cotto di tutto, dai semplici dolci a pietanze più complesse e devo dire sinceramente il forno ha funzionato davvero molto bene. E tra l'altro ci tengo a precisare che con il forno vengono date in dotazione anche questo librettino con delle ricette, quindi un ricettario e ovviamente anche il manuale di istruzioni con tutte le impostazioni per poter decidere il tipo di cottura e i tempi in base a ciò che dobbiamo preparare, ma ci dà anche tutte delle spiegazioni per poter agire sul pannello di controllo, quindi poter variare tutto ciò che abbiamo visto finora. Ovviamente il manuale di istruzioni riporta il modello esatto, ma vi lascerò il link per poterlo vedere su internet, e all'interno troviamo le spiegazioni in diverse lingue, ovviamente incluso anche l'italiano. In questa pagina c'è un'illustrazione con il disegno del display, con tutte le icone che possono apparire, i vari significati, e nella pagina successiva ci sono le varie funzioni con i vari programmi che ci permettono di cuocere diversi tipi di pietanze. La temperatura massima raggiungibile di questo forno è ben 250 gradi, veramente una temperatura di tutto il rispetto che ci permette di cuocere tantissimi tipi di pietanze. Sul manuale di istruzione ovviamente sono riportate le misure interne, quindi lo spazio necessario per poterle incassare nel mobile, e nella parte più alta tutte le misure esterne. Fate sempre attenzione quando comprate un forno a valutare tutte queste opzioni, quindi misura interna, misura esterna, la temperatura, ovviamente anche ciò che riguarda la sicurezza per il blocco per i bambini, e ricordatevi di fissarlo bene con le viti, fornendovi prima di misure differenti, quindi che ci permettano di sfruttare il foro presente sul mobile che era stato realizzato per il forno precedente, sempre che il foro di quello precedente combaci con il foro del forno che avete appena comprato. Quindi adesso lo spengo, perché penso di avervi detto ormai praticamente tutto. E quasi quasi mi sta pure venendo voglia di pizza, quindi mi sa che stasera prepareremo pure una bella pizza. Allora ragazzi, cosa dire, io spero che questo video vi sia stato utile per capire come si monta un forno, sia nel caso in cui avete una cucina nuova pronta per il forno da montare, che nel caso in cui dovete sostituire un forno vecchio mettendo un forno nuovo. Vi ho fatto conoscere questo forno perché nel mio canale mi dedico al fai da te, ma anche alla recensione di prodotti, quindi avendolo testato per un mese ormai e avendo visto che il forno funziona bene, mi sembra giusto farvelo conoscere, reindirizzarvi al sito che poi è Amazon, quindi potete comprarlo lì oppure dovunque lo troviate, perché è un'azienda che produce tanti articoli per quanto riguarda la cucina, dal robot da cucina a forni eccetera, quindi comunque è un'azienda assodata e mi sento di consigliarvelo perché effettivamente funziona bene. Non mi rimane quindi che ringraziarvi di aver visto questo video fino in fondo, vi invito ad iscrivervi al mio canale, mettere mi piace al video se vi è piaciuto e l'avete ritenuto utile, cliccate sulla campanella qua giù per poter attivare le notifiche e ci vediamo ai miei prossimi caricamenti. Ciao da Riccardo e a presto. E ora mi faccio una pizza.